Siamo a Fres, che è la borgata del legno. Infatti, come vedete, a differenza di Ussol dove tutto è dipinto, qua è tutto in legno, tutte le sculture esposte. È veramente una borgata piccolissima e si trova vicino adiacente al torrente Chisone, e dall'altra parte poi c'è un magnifico bosco. E anche il nome delle vie è scritto in legno. Guardate qui, c'è anche una piccola biblioteca all'aperto. Dimmi tutto. No? Malfidente. E questo è tutto il bosco, però il bosco inverso è proprio in là. Un po' d'acqua ci vuole, eh? Ah, senz'altro. Bella fresca, eh? Allora, quanti abitanti siamo qui? Siamo ben pochi. Pochi, mi hanno detto una decina più o meno. Sì, qua. Va bene. Allora, adesso vado a Pouviers, vado di là. Va bene. Vabbè, pure Sì, sì. in più. Sì, li faccio tutti. C'è il negozio, sopra il negozio il garage. Ah, Qua giù. va bene. Grazie. Niente, via. Dai. La strada è di lì. Seguendo questo sentiero poi si arriva all'altra borgata, quella di Pouviers, e poi anche a quella di Lo. All'altezza di questo laghetto attraversate il ponte, che è una diga, e si arriva a Pouviers di là. Anzi, è una malattia per me quando ero ragazzo. Ne avevo mangiati tipo forse 13 anni a scuola. Voglio farvi vedere l'acqua com'è limpida. Ci sono soldati ovunque. Ed eccoci qua nella piazzetta di Pouviers, la piazzetta della Fontana. Pensavo che Fres fosse piccolo, ma Pouviers mi sa che forse è ancora più piccolo. Questo borgo è dedicato alla battaglia della Sietta, che è una battaglia che si è svolta nel 1747 tra l'alleanza francese e quella piemontese austriaca, e i francesi li hanno prese. Hanno perso circa 5.000 uomini contro i 200 dei piemontesi. Gli è andata male. È molto carina. Bello, eh? Prima di entrare a loro trovate questo piccolo laghetto, circa 500 metri dal borgo,
volete fare il giro del laghetto, c'è anche un po' di gente che prende il sole e si può anche mangiare lì in terrazzo e godersi lo spettacolo. Benvenuti all'O, sentite il rumore, la borgata dell'acqua. Si è fermata a qualcosa di più interessante di me. Ma povera la mia dolce cucciola. Dai, Vedrai che se lo trova. Sì, adesso arriva anche quell'altro. Allora, Pepe è arrivato, quindi adesso parliamo un po' di questo borgo. Fondato nel 1200, è stato anche il primo luogo dove si è tenuto un incontro della comunità valdese. Bello girare per questi borghi. Ed eccoci arrivati a Babutè. Babutè è il borgo del sole e delle meridiane. E infatti vedrete intorno sui muri tutti gli orologi solari dipinti. Vedete, questi sono gli orologi solari e a ogni borgo ha comunque un suo forno. E tu lo stai andando. Detto qualcosa? Mamma, sento odore di crema pasticcera. Devo trovarlo. C'è questa signora Gallina che deve essere la signora del borgo. Questa via che costeggia la chiesa è anche molto caratteristica perché vedete ci sono tutti i riferimenti al Giro d'Italia. Nel 2018 qui al Colle delle Finestre è stato anche Cima Coppi e poi andando più avanti c'è un po' di storia del borgo che potete leggere qui. Questa è la Maison Roux, che era la casa più importante, adesso non c'è più, però ci sono ancora le cinta. Un'altra cosa molto bella di questi borghi è che c'è questo progetto per salvaguardare le rondini. Lo sentite? Quindi i proprietari delle case si impegnano a mantenere i nidi delle rondini. È anche il paese delle rondini, quindi non solo del sole e delle meridiane.